Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della bottom plate AO di Conspit e nelle sue tre configurazioni. Questo dipende dal tipo di rim che deciderete di montare. Questo con la parte tagliata sopra è l'unico modello da 30 cm di diametro. C'è poi quest'altro modello rotondo di 32 cm di diametro e poi altro modello da 32, come vedete, tagliato nella parte alta e tagliato nella parte bassa. I materiali con cui sono costruiti sono davvero di ottima qualità. La durezza effettiva dell'impugnatura parliamo di intorno agli 80 shore e in realtà c'è anche una piccola parte che potete comprimere della pelle. Molto bello in tutte e tre i volanti il fatto che proprio dove voi andrete a appoggiare le mani c'è pelle traforata, mentre è normale pelle nella parte sopra. E qui nei due volanti chiusi ci sono questi inserti in pelle viola che vanno anche a riprendere poi le cuciture nella parte interna, sempre viola, un pochino il colore di riconoscimento di quello che è il brand Conspit. Per quanto riguarda la piastra che va a dare proprio la struttura al volante, parliamo di 4 mm. Tengo a precisare che questi due modelli sono gli unici due che vedete hanno anche questa forma rientrata che gli dona un aspetto visivo una volta montati, dal mio punto di vista molto bello, seppur quando in realtà poi dovete andare a premere i pulsanti ve li trovate un pochino più lontani rispetto a quando utilizzate un volante totalmente piatto, come per esempio questo. Arriviamo però a parlare della bottom plate, tutta in carbonio, rifiniture e lavorazioni davvero di alta qualità e anche linee molto particolari e che donano un effetto visivo molto interessante a questa bottom plate, soprattutto poi in questa fascia di prezzo. Per quanto riguarda la dotazione pulsanti ne abbiamo 10 premibili, vi faccio vedere anche da vicino il click, ma manderò dei video per farvi vedere ancora meglio. Sono pulsanti RGB, non consentono di andare a modificare di fino tutti i colori, ma ce ne sono 8 di preimpostati, ma specificatamente di questo aspetto ve ne parlo tra un po'. Un aspetto che voglio far notare è che se non si impostano l'illuminazione dei pulsanti alla massima intensità può notarsi un po' di flickering nell'illuminazione. Abbiamo poi due rotary o encoder a secondo del tipo di utilizzo che andrete a decidere tramite il suo software. Hanno un click molto deciso, molto bello, non sono premibili. Per quanto riguarda le cover cap sono in metallo anodizzate viola. Abbiamo poi nella parte qui in alta due funky switch rotabili, premibili e direzionabili. In questo caso abbiamo delle cover cap in oro e nella parte centrale abbiamo queste levette bidirezionali che consentono pulsante 1 e pulsante 2 e poi i miei preferiti ci sono questi rotary nella parte alta che potete utilizzare tranquillamente con il pollice. In questo caso parliamo sempre di metallo anodizzato nero e carina nella parte interna, in questo caso c'è una piccola serigrafia del brand Conspit. Ci sono poi anche altri due rotary nella parte bassa, sono gli stessi che troviamo qui nella parte alta, sempre con delle cover cap anodizzate nere. Una cosa molto interessante che ha fatto Conspit è rendere la parte di inserto con il rotary e lo switch asportabile, in modo che se vorrete utilizzare dei volanti che non siano della linea Conspit e quindi non sono già preforati come questi, potete montarci qualsiasi tipo di volante, pena però perdere la funzionalità dei rotary e delle levette. Ci sono poi queste cover cap nella parte alta che vanno a prendere anche la parte dello schermo e qui nella parte bassa che sono in plastica a stampa iniezione. Cosa non usuale, di solito su delle bottom plate abbiamo questo piccolo schermo LCD. In realtà ha un formato abbastanza particolare, ci sono già delle mappe precaricate da Conspit, quindi potete scegliere quella che preferite. Al momento potete decidere solamente queste già preimpostate, ma in futuro stanno già lavorando con l'implementazione SIMAB, sicuramente potete andare anche a personalizzarle, ma anche queste già offerte da Conspit le ho trovate molto interessanti e già veramente complete. E nella parte alta una striscia LED RGB che potrete andare a configurare per il girimotore tramite il loro software. Cosa molto interessante è che anche senza il loro software, in realtà premendo queste due levette
entrate nella modalità configurazione e potrete andare a cambiare direttamente dal volante la colorazione dei LED, l'intensità dello schermo, la modalità in cui dovranno illuminarsi, perché potrete scegliere queste in cui sono illuminati e quando li premete si spengono, oppure potrete decidere che sono spenti e quando li premete si accendono. Naturalmente potrete andare a configurare il volante anche tramite il loro software e ho fatto un video per voi. Eccoci all'applicativo Conspit Link, in questo caso versione 2.0.9. Siamo entrati direttamente nella schermata del volante e già qua nella prima schermata possiamo andare a fare un test di tutti quanti i pulsanti rotary. Come vedete funziona tutto. Possiamo scegliere tramite software soltanto la colorazione bianca, spento, o nel caso quella di default viola. Tutte le volte che andiamo a fare queste modifiche dovremo andare a cliccare Save. Nella parte destra abbiamo la configurazione dei LED. In questo caso possiamo impostare se attivare o meno il pit limiter e lo shift point, cioè il punto in cui ci segnalerà di cambiare marcia. Qui sotto andremo a gestire per numero di giri quelli che sono i LED che si dovranno accendere. Personalmente trovo un po' macchinoso il fatto di dover andare a decidere ogni volta quello che è la scala di numero giri, perché in questo caso a secondo dell'auto, per esempio se utilizzate un'auto formula da 14.000 giri, dovrete andare sicuramente a modificare quelli che sono questi valori, ma sicuramente quando ci sarà l'implementazione di SIMAB tutto questo verrà risolto. In questa seconda schermata c'è la possibilità di andare a fare la calibrazione degli shifter e delle frizioni e di scegliere il punto di morso della doppia frizione. Naturalmente è possibile anche farlo direttamente dal volante. Nella terza schermata una delle funzioni più innovative che ha portato Conspit nelle frizioni. In realtà è lo stesso sistema che viene utilizzato anche nella frizione delle sue pedaliere. Questo servirà per andare ad automatizzare quello che è il sistema delle doppie frizioni, andando a decidere la percentuale che dovrà essere tolta all'inizio e poi anche la tempistica con cui dovranno essere fatte queste azioni. Questo per andare ad automatizzare per un determinato veicolo quella che è il sistema per partire con la doppia frizione e renderlo sempre identico. Naturalmente lo potrete fare sempre manualmente, ma se trovate l'esatto punto in cui la macchina parte nel modo migliore, con questo sistema lo andrete a replicare in qualsiasi momento, sempre con le massime prestazioni. Nell'ultima schermata naturalmente c'è la solita possibilità di andare ad aggiornare il firmware del volante, ma finché non verrà introdotta la possibilità di SIMAB penso di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati, arriviamo adesso a parlare della parte dietro e come già vi avevo anticipato, come vedete, tutta in carbonio, ma guardate anche che belle le lavorazioni e anche carina la rifinitura di questa targhetta in metallo. Parliamo adesso del cambio. Tutto in metallo con un feeling magnetico. Per quanto riguarda l'elettronica abbiamo un sensore di Hall, esente quindi praticamente da qualsiasi problema di manutenzione. Per quanto riguarda la paletta, in carbonio da 3 mm, ha una forma che va a riprendere un pochino quello che è lo stile del volante. Il feedback non è particolarmente rumoroso e molto deciso, mi ricorda tantissimo il Podium Hub di Fanatec come tipologia di cambio, e come quello devo dire che la scelta di questa forma per il cambio e questo spessore per quanto riguarda la parte in carbonio tende un pochino, se andate a premerlo nella parte alta, a flettere, come potete vedere un pochino. Naturalmente quando voi lo prendete in maniera normale, perché non credo che andrete a premere nella parte alta, ma di solito si premono in questa maniera qua, la solidità è totale. Anche per quanto riguarda la struttura non ci sono particolari giochi. C'è poi la possibilità tramite una piccola asola di poter spostare un pochino più all'interno, un pochino più all'esterno la parte del paddle per regolarlo come meglio credete. Io vi faccio vedere con la mia impugnatura, decidete voi insomma come regolarlo. In realtà poi potrete montare queste palette nella parte esterna o anche nella parte interna per avvicinarlo un pochino, questo perché con la tipologia di volanti che hanno la parte della bottom plate un pochino più arretrata potreste trovare un pochino lontane quelle che sono le palette. Però personalmente, essendoci una guida nella parte della struttura, preferisco montarle sempre nella parte esterna perché risultano più solide e solidali nella loro sede. Poi tramite questo piccolo nottolino a brugola è possibile andare a variare la corsa del cambio. Per quanto riguarda le frizioni, hanno una molla nella parte interna, non hanno particolari regolazioni, sempre con il paddle in carbonio. Vi faccio vedere
Per poterlo utilizzare ci arrivate tranquillamente. Per chi ha una mano un pochino più piccola probabilmente dovrà fare una leggera flessione per arrivarci in maniera più naturale. Naturalmente questo genere di frizioni vengono utilizzate prettamente nelle partenze. Ci sono poi queste levette che in realtà possono essere utilizzate sia così che così. Servono sia per entrare nella modalità configurazione del volante, ma all'interno dei giochi hanno la funzione di pulsante 1 e pulsante 2. Quando andrete a scartare il volante dovrete andare a montare quello che è questo piccolo distanziale da 3 cm che ha questa scanalatura per far passare il cavo, e in questo caso voglio fare una piccola specifica. Dovrete montarlo con questo cavo, vedete, che ha questo genere di connettore, e poi andarlo a fermare qui. Il cavo verrà poi compresso, come vedete qui, dalla parte del quick release e rimarrà fermo e non ci sarà possibilità di tirarlo. Però personalmente avrei preferito un connettore normale, anche perché una volta inserito con questa guaina qui dovete piegarla abbastanza per non farla sporgere, e anche quando andate a mettere qui il cavo tende un pochino a schiacciarsi e potreste avere un pochino di difficoltà nell'andare a fermare anche la parte del vostro quick release. Personalmente l'avrei fatto in modo diverso. In più, altro aspetto è che questa è la parte a molla del cavo. Dal mio punto di vista un po' corto, ho consigliato a Conspit di allungare la parte delle spire, perché di solito quando si utilizzano i volanti con il cavo si fa un primo giro intorno al mozzo, se no altrimenti vi trovate penzolone il cavo per tutta quanta la postazione, e questa lunghezza non è sufficiente a fare un giro totale sul mozzo, e quindi la parte dove poi si va a tirare quando andate a girare a destra o a sinistra è nella parte normale. Spero quindi che nelle future release decidano di allungare un pochino quello che è questo cavo e magari anche integrare un connettore esterno che uno può togliere e mettere con più facilità, anche perché poi invece tutta la parte non spiralata è molto lunga. Insomma, anche con le prolunghe che avete sulla base è un po' complicato da andarla a gestire. E sempre per entrare ancora di più in quello che sono gli aspetti della recensione, per quanto riguarda la connessione USB, nei due modelli ho avuto dei piccoli problemi con i miei hub alimentati. Il modo in cui ha funzionato nel modo migliore è collegato direttamente alle porte dietro del PC su USB 3.0, perché comunque necessita di un po' di alimentazione. Non so perché tramite gli hub ho avuto dei piccoli problemi di sconnessione anche per quanto riguarda le luci. Ne ho parlato già a Conspit, stanno rivedendo delle cose per quanto riguarda il software, ma al momento ha funzionato molto bene, ma collegato sempre direttamente con le USB dietro, perché anche con quelle frontali, probabilmente perché di solito hanno un'alimentazione un pochino più ballerina rispetto alle connessioni dietro, ho avuto anche lì qualche piccolo problema. Arriviamo quindi alle conclusioni finali. Aspetto strutturale davvero ottimo. Aspetto estetico, ragazzi, mi piace tantissimo. Questo carbonio opaco dà veramente un bel effetto racing a quello che sono quei volanti. Per quanto riguarda i rim, li ho utilizzati tutti e tre. Il mio preferito in realtà è stato il 30 qui aperto, anche se esteticamente devo dirvi che questo è il mio preferito, anche perché ricorda quelle che sono le fattezze dello Sparco P310. Naturalmente volante rotondo da 32, molto indicato dal mio punto di vista per auto con il cambio manuale oppure chi piace guidare con il drifting, molto comodo, e anche questo detto come struttura veramente di qualità. Naturalmente ragazzi, scegliete quello che più vi piace. Per quanto riguarda l'ergonomia, l'ho trovata buona sia con il volante questo aperto sia con il volante rotondo. Per quanto riguarda il volante rotondo, perché essendo piano la distanza dei pulsanti l'ho trovata perfetta. Per quanto riguarda questo aperto, anche se concavo verso l'interno, avendo un diametro più piccolo, questo aiuta sempre a mantenere una buona distanza dei pulsanti. Naturalmente per il modello AD, essendo da 32 e concavo, i pulsanti e le palette possono risultare un pochino più lontane. Per quanto riguarda il feeling dei pulsanti, personalmente un ottimo feedback, soprattutto perché anche la parte tattile è davvero percettibile, anche usando i guanti. Anche per quanto riguarda tutta l'elettronica, rotary, questi un pochino più duri, molto piacevoli. Naturalmente su questo genere di volante, ma quasi nella maggior parte, dovete sempre spostare la mano per poterli utilizzare. Questi invece qui, sulla parte del pollice, e in realtà questi che si possono utilizzare con i mignoli nella parte sotto, personalmente ottimi. Forse il senso di un pochino più fragile ve le danno queste levette, però personalmente le ho utilizzate tantissimo, non hanno avuto mai un problema. Naturalmente non ho mai forzato
nel loro funzionamento, proprio perché in realtà mi danno un pochino quel senso di più fragile, ma ho avuto la possibilità di avere 2 bottom plate, ma nessun problema su entrambi. Per quanto riguarda il cambio, che è uno degli aspetti secondo me più importanti in un volante, davvero buono. Ho detto in linea con quello che potrebbe essere il Podium, proprio come tipologia di durezza, feedback. Avrei preferito solamente la parte della paletta un pochino più spessa rispetto a quelle che sono queste qui, ma in realtà nell'utilizzo non ci sono veramente particolari problemi. Ottimo e molto utile invece la parte del doppia frizione sotto, anche se non ci sono regolazioni, sinceramente ben posizionate, riuscite a utilizzarlo perfettamente con le partenze. Il fatto poi che tramite il software potete andarvi a regolare in modo millimetrico quello che è il doppio stacco e in realtà automatizzarlo a secondo dell'auto per poter gestire praticamente ogni partenza nello stesso modo e ottimizzarla al massimo, l'ho trovato fantastico. Piccola pecca è che a quel punto mi sarebbe piaciuta la possibilità di avere vari profili sulle frizioni per poter scegliere a secondo dell'auto il profilo senza doverlo stare a cambiare e fare le prove tutte le volte, ma avere un qualcosa che le memorizza all'interno del software. E anche la possibilità comunque di cambiare il bite point direttamente dal volante è sempre un plus che ormai troviamo su molti volanti. Anche per quanto riguarda il software, gliel'ho già accennato, vorrei la possibilità di poter regolare in maniera percentualistica quelli che sono i giri e non dover io, a secondo dell'auto, dover andare a modificare quello che è il massimo regime. E soprattutto, anche se lì già stanno lavorando, l'implementazione con CMAB che espanderebbe quelle che sono le regolazioni che saranno possibili con questo volante. Al momento della recensione, l'unico aspetto un pochino su cui andrei a rivedere è la parte del cavo e quindi poi anche tutta la relativa connessione USB al PC. Però arriviamo adesso alla parte più interessante, parliamo di un volante che costa 649 euro più spedizione e naturalmente lascerò un piccolo codice in descrizione per avere la spedizione gratuita. Per un volante di questa fattura e di questa qualità personalmente l'ho trovato davvero ottimo. Naturalmente fatemi sapere nei commenti se ho tralasciato qualche punto in cui vorrete qualche approfondimento. Vi ricordo sempre che commentare, like e iscrizione al canale è il miglior modo per supportarmi. Ci vediamo alla prossima review. Ciao!